Mi ricordo negli anni 50, ero un ragazzino allora e studiavo da perito industriale. Le macchine, gli automatismi in genere esercitavano un grande fascino su di me. In quel periodo l'Italia stava uscendo da un'economia prevalentemente agricola e accettava la sfida industriale. C'era un clima diffuso di grande entusiasmo e ottimismo. Mi sentivo coinvolta in quel clima di aspettativa e ciò contribuiva a far crescere in me la passione per le macchine. Nei successivi 20 anni lavorai, prima nell'industria della metalmeccanica, poi nell'industria dell'abbigliamento, sempre impegnato nell'organizzazione del lavoro. Il passaggio dall'industria metalmeccanica all'industria dell'abbigliamento fu casuale, a dir poco casuale. Mi ricordo l'episodio perché ha segnato poi il percorso della mia vita. Lavoravo nell'industria degli elettrodomestici nel Veneto. Lessi sul giornale l'opportunità di cambiare zona e arrivare in Piemonte. E sullo stesso giornale c'era un'altra ditta che si chiamava GFT e io non sapevo assolutamente che cosa facesse, che però rimborsava la giornata di lavoro e le spese di trasferta. E la cosa mi ingolosì, dico, ma visto che devo andare in zona, passo prima dalla metalmeccanica e poi passo da questa azienda per capire che cos'è. E così feci. Arrivato in questa grande azienda dell'abbigliamento, non sapevo che cosa producesse, non sapevo che faceva abbigliamento. Ebbi però un colloquio con un sociologo, il quale si dovette assentare per 5 minuti e mi lasciò una brochure, dice guardi, legga questa, così intanto ci conosce. Leggendo questa brochure capii che facevano abiti da uomo e da donna, e quindi sì, il lavoro questo non è lavoro per me. Quando rientrò glielo dissi chiaramente, guardi, io ho una certa esperienza nell'industria degli apparecchi, degli elettrodomestici, ma qui proprio non so niente. E mi disse, però sì, però a noi interessa il suo punto di vista sull'organizzazione del lavoro. Per cui mi chiese quanto erano le mie aspettative, che compenso avevo pensato. In quel momento lì dissi, ma tanto qui non verrò mai perché io come si fa un abito proprio non lo so. E quindi sparai molto alto. Era un sabato, mi ricordo che la domenica sera mi arrivò una telefonata, per il compenso sparai molto alto. Mi arrivò una telefonata dove mi diceva che ero stato assunto, che dovevo presentarmi al più presto possibile, possibilmente anche il giorno dopo. Eravamo sotto Natale e io avevo una figlia, Federica, di nemmeno un mese. E dovetti lottare parecchio per farmi concedere una settimana di preparazione. E comunque, siccome ero ingolosito dallo stipendio, decisi di andare nell'industria dell'abbigliamento. È in quel momento che cominciò la grande avventura. L'industria dell'abbigliamento, sto parlando dei primissimi anni 60, era agli albori, le attrezzature erano minime. Ho sempre detto che probabilmente tra l'industria metalmeccanica e l'industria dell'abbigliamento c'erano almeno 100 anni di differenza. Le poche attrezzature esistenti venivano dagli Stati Uniti, dove credo sia nata l'industria dell'abbigliamento, ma erano attrezzature veramente molto povere. Da allora, dopo un po' di anni, insieme a un collega, decisi, ma proviamo a fare noi una macchina, visto che non c'è, e facemmo la prima macchina per la stesura dei tessuti. Una macchina automatica, mentre fino allora c'erano 2 persone che correvano lungo un tavolo lungo 30 metri dalla mattina alla sera. Vi lascio immaginare la fatica di questi poveri ragazzi. Riuscimmo a fare questa macchina automatica e la cosa mi colpì, perché rimasi anche sorpreso dal fatto che funzionava, devo dire.
Però grazie anche a questa esperienza nel 77 decisi di mettermi in società con alcuni colleghi e fondammo la prima società, la prima SPA, che aveva come obiettivo la costruzione e la vendita di impianti, macchinari e attrezzature per l'industria dell'abbigliamento, in particolare per la sala tagli. E da quel momento ho visto nascere decine, forse centinaia di modelli, e ogni volta rimanevo stupito per i miglioramenti apportati e provavo un'emozione che era un misto di ammirazione per le capacità dimostrate dai tecnici e orgoglio per la parte avuta in quella realizzazione. Recentemente, contemplando gli ultimi 2 modelli in fase di assemblaggio, che vedrete dopo, mi compiacevo per la grande professionalità dei nostri operatori, per la loro capacità di affrontare i vari aspetti, dalla carpenteria alla meccanica, dall'elettrotecnica all'elettronica e al software, la capacità di organizzare le varie fasi di lavoro all'interno e all'esterno. Ma sopra ogni cosa mi emozionava notare in ognuno la volontà di dare il proprio contributo. Oggi la Morgan non può essere considerata solo una ditta costruttrice di macchine. Con le nostre linee di produzione che vanno dalla movimentazione del tessuto alla stesura, al taglio, coordinati dai nostri software in grado di proporre, ottimizzare e gestire le varie fasi di lavoro, possiamo affermare di poter offrire metodi di lavoro, non solo macchine, metodi di lavoro, inserendoci nel nostro settore tra le ditte più qualificate al mondo. Mi sono spesso chiesto come possa essere stato possibile ottenere questi risultati. Importantissimi ovviamente sono state la professionalità, l'impegno, la dedizione e la voglia di migliorarsi, ma io credo che la cosa più importante sia stata l'armonia e tra tutto il personale interno e esterno, la possibilità di confrontarsi nel rispetto reciproco, magari anche con toni accesi, ma sempre nei limiti dettati dal buon senso. Ecco, io credo che il segreto del successo stia proprio nel saper lavorare in armonia, e vi dico che se saprete continuare in questo clima, il futuro e il successo sarà vostro. Chiudo con un grande grazie per la vostra presenza e un grandissimo applauso per tutti quelli che per la Morgan hanno lavorato, lavorano e lavoreranno. Franco Giachetti.